Ciao cantanti, parliamo oggi di rimedi per la voce. Sappiamo benissimo che l'influenza stagionale di quest'anno è stata piuttosto pesante e aggressiva e infatti ho diversi allievi che sono malati o sono stati malati e si portano degli strascichi da questa influenza pesantissima e soprattutto ho visto diversi allievi afoni o comunque con dei cali di voce piuttosto importanti. Io stesso ho avuto l'influenza intorno al mese di novembre ed ero diventato completamente afono. Praticamente parlavo così, cioè solo praticamente con un filo di voce. E il problema è stato che anche dopo essere guarito, quindi non avevo più la febbre, non avevo più la tosse, avevo fatto il mio ciclo di antibiotici, eccetera, eccetera, comunque la voce continuava a non rispondere. Avevo un'estensione molto limitata ed ero seriamente preoccupato perché erano già passate settimane dalla guarigione e non riuscivo più a cantare delle cose che prima mi venivano tranquillamente. Quindi adesso vi spiegherò cosa ho fatto io su di me e cosa vi consiglio di fare nel caso succeda anche a voi. Chiaramente io non sono un medico, sono solo un insegnante di canto, quindi quelli che vi do sono consigli, quindi la prima cosa da fare assolutamente è contattare il vostro medico. Contestualmente alla terapia che il vostro medico vi darà e dopo anche la guarigione, se continuate a sentire che la voce non è in forma, vi consiglio una serie di cose. La prima cosa da fare, che potrà risultare anche un po' banale, è una buona idratazione. Quindi bere tanto, assolutamente questo sì, ma non soltanto, possiamo anche idratare direttamente le corde vocali. Per esempio, se noi prendiamo una garza, possibilmente una garza sterile, oppure anche semplicemente un fazzolettino di carta, prendiamo il nostro fazzoletto, lo imbeviamo d'acqua, possibilmente acqua filtrata, quindi non l'acqua del rubinetto perché è piena di batteri, quindi acqua di bottiglia o comunque acqua depurata, lo imbeviamo d'acqua e lo posizioniamo davanti a naso e bocca, così, e respiriamo in maniera rilassata e così facendo l'aria umidificata entrerà direttamente in contatto col nostro tratto vocale, le nostre corde vocali e idrateremo direttamente la mucosa all'interno del tratto vocale, mentre se beviamo invece ci metterà un po' di tempo l'acqua a entrare in circolo e idratare la mucosa interna del nostro corpo. Quindi bere tanto fa bene, però non idratiamo direttamente il punto che ci interessa. Questo è utilissimo anche proprio prima di cantare. L'idratazione migliora anche l'elasticità cordale, comunque vi dà una serie di benefici e favorisce anche il processo di guarigione. Un altro modo per idratare sono i fumenti o suffumigi, però io ve lo sconsiglio se avete mal di gola, se avete dolore, perché se già c'è uno stato infiammatorio e voi andate a respirare vapore caldo, il calore può vasodilatare, infiammare, irritare ulteriormente. Quindi anche le tisane calde io le eviterei. Ripeto, se avete dolore, se c'è uno stato di infiammazione. Così come sono abbastanza inutili le varie caramelle, lo zenzero, le caramelle balsamiche soprattutto che vanno a seccare la gola, io proprio le eviterei. Tempo fa mi imbottivo anch'io di caramelline, spray per la gola, facevo veramente di tutto, tutti i rimedi naturali possibili e immaginabili, ma vi dirò la verità, non è che servano a molto col senno di poi. Vi dico gli unici rimedi che io trovo veramente efficaci e che sono stati in grado di risolvere anche la mia situazione quando avevo quel problema di afonia. La cosa veramente più utile di tutte è la bromelina. Che cos'è la bromelina? È un integratore estratto dal gambo dell'ananas che viene venduta in varie concentrazioni diverse, quindi dipende anche dalla marca che prendete. Adesso vi consiglio quella che prendo io e prendendola ad alta concentrazione per 2 volte al giorno, una alla mattina e una alla sera, per un mesetto ho completamente recuperato la voce. La bromelina ha un effetto drenante e accelera il processo di guarigione. Io uso questa marca che trovo veramente molto efficace, della Long Life, vi lascio magari il link in descrizione, perché è la bromelina che ho trovato con una concentrazione maggiore per ogni capsula. Questa è una bromelina 500, effettivamente ogni capsula ha 500 mg di bromelina, mentre altre bromeline, se andate a vedere, c'è scritto bromelina 500, ma poi in realtà i 500 mg di bromelina sono distribuiti su 2 o 3 capsule, quindi in realtà ogni capsula ne ha molto meno. E questo veramente mi ha risolto il problema. È una cosa che vi consiglio di prendere anche dopo i concerti, se vi siete un po' affaticati, il giorno dopo il concerto, se comunque sentite di avere la voce un po' pesante, perché migliora proprio il processo di recupero della vostra voce. Poi sicuramente è utile anche l'erisimo, l'acido ialuronico. C'è un prodotto che mette insieme sia acido ialuronico e erisimo. Erisimo è chiamata l'erba dei cantanti, sicuramente ha proprietà antinfiammatorie. L'acido ialuronico invece migliora l'idratazione e protegge la mucosa da eventuali agenti irritanti, quindi lenisce, idrata e protegge. Io vi consiglio questo che si chiama Vocalen Spray per la gola, quindi ve lo spruzzate direttamente in bocca ed è a base di erisimo e acido ialuronico. Aiuta, non è che risolve tanto, perché comunque spruzzandolo nella bocca non andiamo direttamente
direttamente sulle corde vocali, però diciamo che male non fa. Ma soprattutto per andare direttamente sulla corda vi consiglio magari di fare un aerosol sempre con acido ialuronico. Per esempio io uso questo che è lo Yalo Clean, poi ce ne sono anche di altre marche, è solo acido ialuronico, quindi chiaramente con l'aerosol andiamo a idratare direttamente, a proteggere direttamente le corde vocali e la mucosa circostante. Ripeto, non sono un medico, questi sono solo consigli, sono tutte cose che comunque trovate in farmacia o in parafarmacia senza ricetta medica, o su Amazon tranquillamente, infatti vi lascio il link qua sotto. Una cosa che vi posso dire, mi raccomando, fate attenzione all'abuso poi di farmaci nel momento in cui siete malati, avete mal di gola, avete un'infiammazione che non se ne va e vi imbottite di FANS, quindi antinfiammatori, antidolorifici, questo può avere un impatto molto negativo sulla voce, appesantisce le corde vocali, le rende più a rischio edema e stimola moltissimo il reflusso se ne soffrite, così come anche il cortisone, per quanto sia sicuramente un rimedio da utilizzare in extremis quando non avete alternative, però in realtà secca la gola e produce tutta una serie di effetti collaterali molto negativi. Anch'io quando ero diventato afono ho fatto un ciclo di cortisone insieme all'antibiotico, sono guarito dall'influenza, ma poi la voce è stata un disastro, quindi probabilmente il cortisone ha peggiorato la situazione. Se non potete fare a meno di prendere comunque antinfiammatori, antidolorifici, mi raccomando, fatevi prescrivere dal vostro medico anche un inibitore di pompa protonica, che semplicemente è un gastroprotettore da prendere prima, che va a proteggere la mucosa dello stomaco evitando sintomi di reflusso. L'ultima cosa che mi sento di dirvi, banalmente, riposarvi. Non forzatevi. Se la voce non è al top, non vi preoccupate, la voce tornerà, perché ogni volta che ci si ammala si ha sempre un po' l'impressione che la voce poi non tornerà mai più. È come se l'avessimo persa per sempre, soprattutto quando ci mette tanto tempo a tornare, ma la voce ha bisogno dei suoi tempi. E ripeto, l'influenza di quest'anno è stata particolarmente aggressiva, quindi i tempi di recupero sono più lunghi. Quindi non forzatevi, ma allo stesso tempo non smettete completamente di cantare, di esercitarvi, perché anche questo può diventare un problema. Se state completamente in silenzio per un mese, poi sarà molto dura riprendere e anzi ci metterete ancora più tempo a recuperare. Quindi esercizi sì, cantate sì, ma in maniera molto blanda e fermandovi dove vi sentite. Se vedete che dopo pochi minuti siete stanchi, che la voce si affatica, che vi gracchia, vi fermate lì. Però anche solo un pochino di esercizi, anche molto leggeri, per sciogliere alcune tensioni e tramite la vibrazione cercare di rendere la voce un po' più elastica, sicuramente fa molto bene. Quindi esercizi di riscaldamento molto tranquilli e leggeri, tutte cose che trovate anche nei miei video, e per il resto riposatevi e abbiate veramente molta pazienza. Il nostro strumento è veramente delicato, va trattato con cura e non dobbiamo pretendere quello che il nostro strumento non ci può dare in quel momento. Spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere se avete domande, scrivetemele nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!